Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi volevo parlare di loro perché ho iniziato ad attaccare un thread infinito su Twitter che mi è arrivata una shitstorm che, ciao, vi raccomando proprio. Ho visto il teaser del trailer di Sorrentino e ovviamente non commenterò il film, anche se sembrerà un po' ambiguo, farò tante premesse visto le critiche assurde che ho ricevuto su Twitter da parte dei fanboy di Sorrentino. Vi può piacere Sorrentino, possiamo avere delle opinioni differenti, però insomma se evitate di sminuire la mia opinione non sarebbe male, ecco. Non mi sono permessa di andare a dire a nessuno di pensarla diversamente se ha apprezzato questo teaser, quindi insomma tentate di avere rispetto anche nei miei confronti. Iniziamo subito. Il teaser di loro di Sorrentino. Si può commentare un teaser? Sì, basta che si parla del teaser e non del film stesso. Il teaser è parte, diciamo, del lavoro che poi andremo a vedere e deve essere qualcosa di estremamente collegato al film. Diciamo che se tu fai un trailer o fai un teaser che sembra tutta un'altra cosa, a meno che non c'è una spiegazione di marketing dietro che vuoi ingannare lo spettatore, che è una cosa insomma che deve essere un po' particolare, studiata abbastanza bene da delle brave agenzie di marketing. Se tu proponi un trailer, un teaser che sembra tutta un'altra cosa rispetto al film, diciamo che il pubblico non è che lo apprezza particolarmente. Avevo fatto un video al riguardo proprio per parlarvi di questo, riferito a altri fenomeni insomma, e in genere a nessuno piace vedere un teaser o un trailer che sembra un tipo di film, va a vederlo e si ritrova tutta un'altra roba, perché insomma tu vai a vedere un film in base a quello che speri o quello che sai, quello che vorresti vedere. Insomma, altrimenti andresti a vedere un'altra roba. Scusatemi per questa luce che spicca magnificamente. Insomma, altrimenti andresti a vedere un'altra roba. Non vi posso far vedere il trailer, altrimenti YouTube a me dà un sacco di problemi di copyright. So che altri canali non fa lo stesso, possono mettere trailer, video, foto. A me no, YouTube mi odia, L'ho già visto, lo rivedo con voi perché volevo condividere con voi tutti i miei pensieri su questo teaser, che secondo me è un po' poco promettente. Il punto principale è che questo teaser sembra troppo eccessivamente simile a La Grande Bellezza. Io, come sapete, non ho apprezzato La Grande Bellezza, ho motivato con delle fonti non proprio dall'ultimo minuto tutte le mie opinioni sulla Grande Bellezza nel mio video che troverete qui sotto. Di Sorrentino no, sinceramente no, non è che è un mio amico, chi lo conosce sinceramente, quindi che vi posso dire. Abbiamo molti registi potenziali, con tanto potenziale. Un regista secondo me non altrettanto meritevole ottenga degli elogi molto più ampi rispetto al suo talento. Pensiamo semplicemente a Guadagnino e a tutte le sue onorificenze con Chiamami con il tuo nome. Qui in Italia insomma sembra l'ultimo arrivato. Diciamo Sorrentino e ci spelliamo le mani, e secondo me non è una cosa giusta insomma. Ho apprezzato di Sorrentino in passato L'Amico di Famiglia, che secondo me insieme al Divo è il picco di carriera onestamente di Sorrentino. La Grande Bellezza secondo me non lo è. L'Amico di Famiglia è qualcosa di molto interessante che spererei di rivedere nel suo cinema. C'era tutta una capacità di stravaganza ma allo stesso tempo quotidianità, proprio di vicino di casa, di qualcosa di molto particolare, ecco, se avete visto il film. C'era un che di quotidiano, di stravagante, c'era un che di inquietante, c'erano dei risvolti un po' inaspettati in quel film. Tutte delle cose, tutte delle capacità che poi non ho rivisto più nel suo cinema, e insomma a me piace vedere dei film belli di base, quindi vorrei che un regista facesse sempre qualcosa che sia migliore. Il tipo sinceramente mi è piaciuto, però secondo me è migliore L'Amico di Famiglia, e ora vedendo il teaser di loro voglio sperare che il film loro sia qualcosa di estremamente differente da Il Divo, nonostante le due figure ambigue caratterizzate da alcune cose particolari siano molto vicine, siano un potere malato in un certo senso. Quindi spero di non rivedere Il Divo 2 praticamente con loro di Sorrentino, soprattutto visto che c'è anche lo stesso attore. E parliamo un po' di tutto. Il teaser del trailer inizia, siamo in piscina, c'è quello che sembra che cos'è, un toga party, no? Ci sono delle persone in rosso e in bianco vestite e c'è ancora una volta una donna che balla con dietro una fonte di luce, quindi vediamo una sagoma. Mettiamolo così YouTube non mi canna. E qui ecco La Grande Bellezza. Se voi vedete nelle scene iniziali della Grande Bellezza ci sono queste immagini ripetute più e più volte, ovvero donne che ballano dietro a una fonte di luce luminosa o figure femminili dietro a una grossa fonte di luce luminosa, un po' quasi realistiche, che non è semplicemente una luce, una lampadina e basta, ma quasi dei pannelli luminosi oppure dei poligoni luminosi. All'inizio della Grande Bellezza, vi lascerò qui sotto il link al video, sia dei ballerini di burlesque che ballano dietro questa cosa luminosa, sia una figura di donna che è distesa su un poligono luminoso, e quindi già per questo dico
Ancora una volta una festa in piscina, magari su un attico o qualcosa del genere, subito dopo boom, nero, e subito dopo Roma, centro di Roma, sempre con la stessa identica fotografia, con queste luci della Roma notturna e del traffico in cui passano le auto blu, quindi per dire la bellezza di Roma e insomma unire subito la politica, una cosa che abbiamo già visto, l'abbiamo già vista nella grande bellezza. Roma è bella anche se ci vai tu, non hai alcun talento registico, vai lì la sera a fare una foto al Colosseo e viene bene perché si presta già di per sé. Subito dopo abbiamo una che è una cifra stilistica di Sorrentino, donne con la schiena nuda che ballano di schiena, è una cosa che vediamo sempre e soprattutto ha questo vizio sinceramente di tagliare le teste, non so se lo vedete ma la testa praticamente è fuori dal campo. Mi riprendessi così, questa scena di donne con la schiena scoperta che ballano è una cosa che c'è in continuazione in Sorrentino, anche la grande bellezza, le tante scene in cui donne con la schiena scoperta sono tantissime. Ho fatto un po' una battuta, è praticamente la scena dei piedi in Tarantino, Sorrentino c'ha la schiena nuda, subito dopo c'è la scena di un'altra tizia che balla, di nuovo nero, una figura in Campidoglio e le cose, subito dopo c'è quello che sarà Dudu praticamente, ovvero il cagnolino con una tizia che sta lì con la schiena nuda ancora una volta. Vorrei anche spandere due parole quanto riguarda la scenografia in questa foto, con quella piantina che si vede lì all'angolo e che urla proprio pietà e compassione. Se dall'altra parte insomma ci sono delle luci che spiegherebbero insomma le motivazioni di questa illuminazione che arriva da quelle parti e con questa scenografia abbastanza trash, però ci può stare insomma il potere, soprattutto se legato a delle associazioni non chiare, molto spesso è rappresentato da delle case pacchiane, prendiamo per esempio Gomorra, però insomma io questa luminosità per quanto riguarda la piantina non me la spiego. Subito dopo c'è questa scena, non so se avete mai avuto degli amici che magari si dilettano nella regia, vorrebbero essere dei registi e vi fanno vedere i loro cortometraggi, che quasi sempre non sono dei cortometraggi magari di cinema vario, molto ampio, sono sempre di cinema impegnato, magari artistico e roba del genere, e c'è l'amico che tutti noi avremmo conosciuto, ci fa vedere o ci invia il suo cortometraggio perché vuole farci vedere, vuole sapere la nostra opinione, ed è un cortometraggio di valenza artistica e ci sono queste scene, sono al limite tra artistico e ti viene da ridere, esattamente la stessa identica cosa. Subito dopo altra scena in cui insomma vediamo quello che sarà Berlusconi e tizie che ballano, anche qui in una scenografia completamente bianca. Ora, che cos'è? Sarà un locale? È una scenografia un pochino brutta, vogliamo capirla? E ci sono tutte queste donne di schiena con le chiappe al vento che ballano. E va bene, ma andiamo avanti, vi spiegherò il mio punto di vista. Subito dopo ci sono i titoli che secondo me quelli sono montati molto bene, con una musica anche qui figa, e con Tony Servillo che insomma si rivela nella sua faccia. E anche qui io mi domando, Tony Servillo hanno tentato di farlo assomigliare molto anche visivamente per la voce a Berlusconi, però secondo me c'è la voce forse c'è, non lo so, perché se si vuole fare qualcosa ispirato ad un personaggio però cambiando totalmente la faccia per esempio, quindi non andando a cercare qualcosa di realistico, forse hai più margine. Se invece puoi fare qualcosa di simile a livello estetico, a livello di voce, non lo so, molti ostacoli. Allora il problema è che noi praticamente vediamo donne che ballano e Roma di notte, il resto basta, e nel resto ci sta una che si vuole suicidare e dall'altra parte c'è Dudu, il personaggio che viene rappresentato con maggiore dignità rispetto a tutti gli altri personaggi femminili che vengono semi svestiti. Stiamo parlando di una biografia che ha inevitabilmente a che fare con il bunga bunga, con tanti problemi, ecco, non so come esprimermi visto che tutti questi processi stanno ancora andando e non vorrei denuncia di nessun tipo, però insomma la storia la sappiamo tutte, quindi queste cose ci staranno. Sicuramente non ci aspettiamo delle ragazze con il maglione a collo alto perché insomma il giro è un po' differente. Il punto è uno però, se si vuole rappresentare questa cosa ci sono due scelte da fare e le scelte sono: fai identificare con il personaggio protagonista oppure lo condanni, perché io onestamente mi aspetto un film abbastanza di condanna, non proprio che strizzi l'occhio a Berlusconi rendendolo simpatico, ma un film abbastanza di condanna sotto un aspetto non proprio netto, ecco, io almeno credo sia qualcosa così, però principalmente di condanna, quindi dire guardate che degrado il potere, bla 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 bla. Non leggo nel pensiero sorrentino, ma immagino, visti personaggi come Jep, come l'amico di famiglia, oppure ancora come il divo, ci sia una condanna che vada un po' a delineare a tutto tondo il personaggio, facendo vedere anche le sue motivazioni, ecco, tra mille virgolette. Però nei film di Sorrentino c'è un problema, che sono i personaggi femminili. I personaggi femminili di Sorrentino
Fiorentino fanno un po' una schifezza. I personaggi femminili molto spesso sono negativi, sono pochissimi oltretutto, e moltissimi fanno sesso o danno prestazioni sessuali in cambio di qualcosa, che sia la speranza di un amore, di attenzione, siano delle cose un po' più terra terra. Sinceramente è un po' carente sotto quell'aspetto. Su Twitter mi è stato detto: beh, ma lui è bravo, però non sa fare i personaggi femminili. Cioè, i personaggi femminili sono da scrivere così come quelli maschili. Tu puoi fare un personaggio dissoluto, un personaggio viscido, e anziché farlo interpretare da Tony Peppino, non diciamo Tony Servillo, lo fai interpretare da Giovannina. Rimane un personaggio scritto bene. Il punto è scrivere bene tutti i personaggi, e non è che ci vuole una scuola particolare. Se non sai scrivere bene i personaggi, allora non sai scrivere bene tutti i personaggi. Qui ci sono altri registi che sanno farlo bene, tu quindi non sai farlo abbastanza bene, e quindi sei un regista che insomma ha da migliorare determinate cose. Il problema secondo me di questo teaser, e spero di non vedere nel film e nel trailer finale, è l'erotizzazione del cose come bunga bunga o cose del genere, cosa che onestamente sembra qui. Già per esempio riprendere una ballerina senza volto, o la sagoma, oppure ancora la seconda immagine in cui c'è questa ballerina con la donna che balla con la schiena nuda, in cui si taglia letteralmente la testa nonostante sia di spalle. Si chiama deumanizzazione. Noi vediamo semplicemente il corpo, non sappiamo chi sia questa, e probabilmente non sarà neppure approfondita. Tutto questo va trattato in una certa maniera, soprattutto se vuoi condannare quello che è la dissolutezza di questo personaggio, ovvero un personaggio in là con l'età circondato da queste ragazze malapena maggiorenni. Quindi non puoi farlo rendendo sexy quello che sta vedendo, ma tu devi farlo rendendo tutto ciò viscido, degradato. Tu spettatore devi trovarti in una situazione di estremo disagio in cui dici: oh mio Dio, ti senti quasi colpevole di quello che è a tutti gli effetti un reato. Se invece tutto ciò diventa sexy, vuol dire che diventa desiderabile, vuol dire che lo spettatore entrerà in empatia con il personaggio. E queste scene che noi vediamo, soprattutto la seconda della tizia, quella a cui hanno tagliato la testa per capirci, quella sembra fingere una soggettiva, che sarebbe, ovvero la soggettiva di un personaggio, qualcuno che sta guardando, quindi noi siamo la persona che sta guardando. Questa cosa viene sottolineata anche con l'altra finta soggettiva, in cui noi vediamo quello che sarebbe il personaggio di Berlusconi che guarda questa striscia di ragazze tutte col sedere al vento che stanno scolettando. Questo che vuol dire? Vuol dire che simulare la soggettiva di colui che guarda è una scelta registica. La scelta registica che simulare la soggettiva vuol dire far unire il pubblico con quel punto di vista e quindi empatizzare con quel personaggio che sta guardando. Quindi non queste ragazze che, non lo so, non sanno che cosa stanno facendo, sono spinte da dinamiche di potere o che altro ne so, oppure far vedere quanto sia viscido un uomo di 70 anni che sta lì a sbavare su dei sederi di ragazze che potrebbero essere suoi nipoti, ma porta a fare un'altra cosa, porta a identificarsi e vedere attraverso questa persona il concretizzarsi di una fantasia erotica. E quello è problematico, come capirete. Non è nulla di nuovo, perché è praticamente la concretizzazione di tutto il sogno berlusconiano che abbiamo visto più e più volte durante gli anni, durante tutto il mondo di Mediaset, in cui c'erano queste donne bellissime che a stento parlavano perché nemmeno sapevano l'italiano, delle vallette che stavano lì a non fare niente, bellissime, giovanissime, e accanto dei conduttori vecchi, bruttarelli, che facevano battute su come conquistare queste ragazzette. Diciamo che è complesso, soprattutto in un momento in cui tutta la dinamica berlusconiana e anti-berlusconiana è in gran parte decaduta ed è stata molto criticata sotto diversi aspetti, nonostante insomma sembra anche ritornare alla ribalta, perché insomma le persone evidentemente hanno una memoria un po' corta. Però onestamente mi sembra molto complesso riuscire a dare un punto di vista nuovo, emancipatorio e critico sotto un aspetto nuovo da questo teaser, perché a me questo teaser sembra come dire al pubblico: ok, guarda attraverso i suoi occhi, ma noi abbiamo già guardato attraverso i suoi occhi, abbiamo tutti gli Mediaset, tutti gli anni di governo guardato attraverso i suoi occhi. Io vorrei vedere dall'altra parte, vorrei conoscere tutte le storie di tutte quelle persone che loro malgrado sono finite, diciamo, in questi contest. Vorrei conoscere le storie di quelle persone vicine che hanno supportato questo impero per tutti questi anni. Secondo me sarebbe più interessante conoscere le storie di
di ragazze che magari sono state portate in queste feste dando per scontato che loro avrebbero detto sì a determinate pratiche, perché insomma nessuno può dire di no a una persona del genere. Vorrei conoscere qui i punti di vista che secondo me non sono ancora stati approfonditi e potrebbero essere più interessanti. Magari il film li approfondirà e magari io sto un po' partendo per la tangente. Al momento da questo teaser io non vedo niente di nuovo per quanto riguarda il cinema di Sorrentino, perché vedo semplicemente la grande bellezza, vedo già il divo, non vedo altro. La Roma della grande bellezza, le tizie seminude della grande bellezza, la dissolutezza e il degrado della grande bellezza, e dall'altra parte c'è un po' un personaggio di potere ambiguo come il divo. D'altra parte non vedo nulla per quanto riguarda il cinema, non vedo nulla per quanto riguarda questa storia che è stata molto sviscerata. E mi dispiace perché secondo me c'era del potenziale. Il mio sogno è andare al cinema e rimanere colpita, vedere qualcosa di nuovo, vedere qualcosa di bello. Quando secondo me non accade, e quando vedo esattamente ancora una volta dei film in cui le uniche figure femminili che vediamo sono la moglie tradita e le tizie svestite che sculettano, abbiate pietà di me, ma io non ce la faccio più. Possiamo raccontare la stessa identica storia di tizie che si prostituiscono, di moglie tradita, ma possiamo raccontarla dal loro punto di vista. Possiamo raccontarla in una maniera nuova, differente, possiamo raccontarla anche in una maniera attiva di queste figure e quindi renderle emancipatorie, seppure è la stessa identica storia. E di donne senza testa, seminude, ne abbiamo piene le scarpe. Vorremmo qualcosa di nuovo. Figure femminili unite all'architettura perché fa bello non è il massimo, onestamente. No, ecco. Questo era tutto. Sono pronta qui che succederà il delirio, onestamente. Io vorrei dirvi che se siete fan di Sorrentino, pazienza, se la pensate diversamente, pazienza. Io non verrò nei vostri profili a dirvi di doverla pensare diversamente. Non fate lo stesso con me, potete magari portare il vostro punto di vista. Io tenterò di fare il meglio per darvi le mie fonti. Questi sono i risultati di anni di studi, di critica, di analisi del film, quindi se vi posso aiutare a darvi delle dritte per approfondire, a me fa sempre piacere consigliare dei libri di cinema, perché secondo me è sempre bello approfondire. Se Sorrentino è il vostro regista preferito, pazienza, questo video non interromperà la sua carriera, non ci sarà una battuta d'arresto, non è che dopo questo mio video non distribuiranno più loro di Sorrentino, ma tutt'altro, continueranno imperterriti a discapito della mia opinione. Insultare me non risolverà nulla, potete avere un'opinione differente, non imponetela a me, a nessuno qui sotto. That's it. Questo era tutto, spero di non ricevere miliardi di insulti. Fatemi sapere che cosa ne pensate nel rispetto di tutti e noi ci vediamo al prossimo video nel mentre è caduta la notte.